Ciao cari amici, il tema di oggi è il progetto per salvare l'Amazzonia. Prima però vorrei farvi vedere questo mio libro, Utopia, tutto ciò che sta per accadere. È disponibile nei formati ebook e cartaceo. È ordinabile in tutte le librerie italiane. Mi piacerebbe che voi lo acquistaste. Per me è veramente importante che il mio libro sia nelle vostre mani per leggere poi le vostre recensioni. Altrimenti mi accontento anche di una semplice iscrizione al mio canale Ademar da Silva, Utopia. Cliccate sul pulsantino rosso e azionate la campanella. Il tempo è molto ridotto, sarò sintetico nel spiegare il progetto Sogno per salvare l'Amazzonia dagli incendi e altro. Preciso che questo progetto non è inserito in questo libro. Tutto è partito osservando le torri in metallo che attraversando fiumi, montagne, buroni e foreste riescono a portare corrente elettriche dalle centrali idroelettriche brasiliane alle grandi metropoli. Sono migliaia di chilometri. La galleria del San Gottardo in Svizzera, il canale di Panama, la centrale idroelettrica Itaipu, Brasile e Paraguay e molto altro. Per l'Amazzonia sarebbe molto più semplice ed economico in confronto a queste gigantesche opere. Si tratta di una rete di trasmissione centrale e produzione e una ridistribuzione ogni 100 km. La recinzione coprirebbe una larga maglia di territorio amazzonico. Questa verrebbe innalzata solo dove è di facile accesso all'uomo via terra e acqua. In molte parti dell'Amazzonia per accedere è difficoltoso e molte località non sono a rischio incendio perché hanno diverse caratteristiche. Inoltre, i criminali non hanno nessun interesse non riscontrando ritorni economici. Comporterebbe una fitta rete di distribuzione di telecamere e sensori antifumo per la diffusione delle immagini e principio di incendi e altri rilevamenti. Nessuna proprietà privata potrà impedire il passaggio delle torri e degli impianti perché è di utilità pubblica. I tralicci sarebbero molto sottili, più di quelli che trasportano la corrente elettrica ad alta tensione, calcolando le postazioni per la collocazione dei pannelli solari per produrre elettricità, installando ad ogni chilometro le telecamere a 360 gradi e il sensore e le scale per la manutenzione, protette dalle dovute e moderne sicurezze. Solo l'idea è mia, ovviamente non essendo un ingegnere e neanche un conoscitore, la progettazione, esecuzione, sviluppo e manutenzione sarebbero degli ingegneri esperti in strutture, elettronica, videosorveglianza, tutela ambientale e altri con approvazione del governo federale. È un'opera pubblica di interesse mondiale. Per il controllo dovrebbero essere coinvolti i governi degli stati amazzonici e il governo brasiliano, creando un ministero, il Ministero per l'Amazzonia, nella città di Manaus. Il ministero da unico server potrebbe gestire migliaia di telecamere e sensori antifumo, contemporaneamente coordinare le azioni, le indagini e le prevenzioni, furti di legno pregiato, animali e molto altro. I server, infatti, possono ricevere una quantità infinita di informazioni di qualità eccellente. E tutto avverrebbe a velocità simultanea con la trasmissione di allarmi e per mezzo dell'eccellenza dell'interconnessione con tutta l'Amazzonia.
Solo il Ministero dell'Amazzonia dovrebbe gestire le informazioni e riconoscere i nemici della foresta, sempre con una grandissima precisione e un margine di errore dell'1% dovuto alle condizioni atmosferiche locali, rispettando anche la privacy. Le comunicazioni fra le telecamere comunicherebbero tramite i segnali Wi-Fi, GSM, wireless oppure altri sistemi a passo con la tecnologia di ultima generazione. Funzionerebbero come i canali televisivi governativi e le trasmissioni sarebbero in diretta e ogni cittadino del mondo potrebbe seguire tramite smartphone, televisione, computer, tablet e social. Ai costi per sostenere l'opera penserebbero i grandi donatori e amanti della foresta amazzonica, come è avvenuto per spegnere i fuochi. Ogni telecamera sarebbe una rete televisiva governativa gratuita distribuita mondialmente dove poter trasmettere film e musica. Il monitor dei telespettatori dovrebbe essere diviso in due, metà per la visione della foresta e l'altra metà per pubblicità e intrattenimenti. Non costerebbe nulla al contribuente, mai più incendi e mai più furti. Le telecamere diventerebbero a videosorveglianza mondiale, riprendendo cosa che noi umani neanche immaginiamo. Ogni qualvolta ci fosse la presenza di una persona o di un automezzo, invierebbero diverse foto di riconoscimento ai dipartimenti interessati, che dovrebbero archiviarle e le identità custodite gelosamente e ripescate solo in caso di crimine. Volendo, potrebbero essere utili a scopo scientifico per studi di sviluppo, flora, fauna. Finisco qui la prima parte e il prossimo mercoledì la seconda parte di Il progetto per salvare l'Amazzonia. Vi ricordo, lasciate il vostro like e iscrivetevi. Grazie per l'attenzione e ciao!